Un uomo, il primo ad attraversare il passaggio a nord-ovest e il primo ad aver conquistato il Polo Sud, decide di andare a salvare il suo amico nemico, Umberto Nobile. Due occhi azzurri come il ghiaccio millenario, sguardo arguto, sopracciglia folte, arcuate, due occhi che avevano visto in una vita quello che nessun'altra vita aveva mai visto fino a quel momento. Finalmente un segnale viene cattato dalla città di Arcangelo. È Umberto Nobile, è ancora vivo, rimasto intrappolato dopo la sua rovinosa caduta del suo dirigibile Italia. Quell'uomo decide di partire in soccorso, un gesto di grande eroismo, da celebrare all'età di 56 anni. Aveva già oltrepassato da un pezzo la freschezza del ventenne, ma l'esperienza e la capacità di osservare, attraverso quello sguardo di ghiaccio, nessuno poteva metterla in campo quanto lui. Le rompighiaccio Krassin e Marighin sono già partite dalla Svezia, ma bisogna fare in fretta. Un idrovolante francese, un biplano motore. Quell'uomo parte da Tromsø, in Norvegia, a bordo dell'Atam 4702, pilotato dai francesi René Guilbault e Albert Cavalier de Gouverville, con un equipaggio di 6 persone in totale. L'ultimo messaggio radio giunse alle 18:45 del 18 giugno 1928. L'aereo probabilmente precipitò nel mare di Barents a causa della fitta nebbia o di un guasto tecnico. Cosa avranno visto quegli occhi di ghiaccio per l'ultima volta, un attimo prima di chiudersi per sempre, resta ancora oggi un grande mistero. Il 14 dicembre 1928 tutta la Norvegia si fermerà per 2 minuti, in seguito a diversi appelli diramati dal governo norvegese. Le campane delle chiese suoneranno per 2 minuti a partire dalle ore 12, contemporaneamente a un'interruzione generale del lavoro. Le bandiere saranno ammainate a mezz'asta, tra le 12 e le 14. Tutti gli studenti, invece di seguire le normali lezioni, ascolteranno un discorso del proprio insegnante su quell'esploratore, partito ancora una volta, per salvare il suo nemico. Chissà se aveva sempre desiderato una morte così, Roald Amundsen. Una morte in piena avventura, lontano dalle comodità della sua casa, affacciata sul fiordo di Oslo, la fine di quel lungo viaggio chiamato vita, ancora in viaggio, una fine eroica tra quei ghiacci che segnarono e plasmarono profondamente tutta la sua esistenza. Una fine gloriosa quanto drammatica durante quel tentativo di salvataggio disperato, sorvolando ancora una volta, l'ultima volta, il Polo Nord, il suo Polo Nord. Roald Amundsen nacque a Borge, in un piccolo villaggio 85 km a sud di Oslo, da una famiglia di armatori e comandanti. A 21 anni scelse di abbandonare gli studi di medicina e di seguire la passione che fin da giovanissimo attivò i suoi sogni e le attenzioni, quella per le grandi esplorazioni. Siamo alla fine dell'Ottocento, il mondo è già stato scoperto in gran parte, tuttavia 3 zone ben distinte del mondo restano ancora inesplorate, sconosciute, 3 zone nel mondo dove l'essere umano non ha mai poggiato il proprio piede e non sa ancora ben di preciso cosa ci sia, 3 zone, soprattutto 2, di cui ha solo frammentarie notizie e che nessuno è ancora in grado di disegnare e collocare all'interno di una mappa, i 2 poli e l'Himalaya. Ecco che la grande epopea di Roald Amundsen, al di là del titolo di questo canale, si colloca perfettamente con l'argomento principale dello stesso, ovvero il grande alpinismo himalayano, perché Amundsen fu determinante per la spinta, che sarebbe arrivata comunque, che gli inglesi diedero nei primi anni '20 all'esplorazione e mappatura dell'Himalaya, con i primi storici tentativi di raggiungere l'Everest dal versante nord, che aprirono e diedero il via alla grande epopea dell'alpinismo himalayano stesso, anche se fu sempre un inglese a dare per primo il via, non va mai dimenticato, oltre 20 anni prima, ovvero Albert Frederick Mammery, nel suo tentativo di scalare il Nanga Parbat. Il terzo polo, quindi, così venne ribattezzata la grande corona himalayana, perché gli inglesi, che hanno sempre custodito nel sangue la grande fiamma dell'esplorazione, dopo la cocente sconfitta subita nel proprio sud e proprio grazie a Roald Amundsen, attribuirono alla conquista dell'Himalaya non solo i classici connotati dell'esplorazione, ma anche quelli più intimi e meno ufficiali della rivincita. Amundsen prese parte ad alcune spedizioni nell'Artico e si adoperò nel perfezionare le proprie capacità con lo sci di fondo nel gelido clima norvegese e l'apprendimento delle tecniche di navigazione in acque polari per poter acquisire esperienze e titoli necessari per potersi imbarcare da ufficiale e poi da comandante su navi destinate in quelle aree della Terra per scopi sia esplorativi ma anche scientifici.
Partecipò alla prima spedizione invernale nell'Antartide che si svolse tra il 1897 e il 1899 a bordo della RV Belgica come primo ufficiale. In seguito assunse il comando insieme a Frederick Cook, medico di bordo, in quanto a causa dello scorbuto sia il comandante che quello in seconda non furono più in grado di svolgere il loro ruolo. Durante questa spedizione la nave rimase intrappolata per quasi un anno nel mare di Bellingshausen, al largo della penisola antartica, e questo rese l'equipaggio il primo a trascorrere un intero inverno nelle acque antartiche. Amundsen diede poi prova del suo valore guidando la spedizione che nel 1905-1906, a bordo della nave Gioia, compì la prima traversata del celebre e iconico passaggio a nord-ovest, dalla baia di Baffin allo stretto di Bering. La missione ottenne anche un altro importante risultato scientifico, riuscendo a determinare l'esatta posizione del polo magnetico boreale. Roald Amundsen, ancora giovane, dimostrò ben presto di che pasta era fatto e quanto nel suo sangue norvegese scorreva in fondo una delle grandi caratteristiche che contraddistinse storicamente i suoi antenati norreni, ovvero quelle del viaggio e dell'esplorazione. Certo, i vichinghi si muovevano spesso anche per razziare, ma non rinunciarono mai anche a conoscenza e apprendimento di nuove tecniche della coltivazione da riportare in patria o all'apertura di nuove rotte commerciali. Amundsen fu un vichingo in epoca moderna, mosso in maniera spasmodica da sete di conoscenza, esplorazione, fedele a quella spinta emotiva dell'andare a vedere cosa c'era, dove nessuno aveva mai posato lo sguardo. Una storia affascinante, una delle più affascinanti che la storia dell'umanità stessa ricordi, e nel mio piccolo andare a rendere omaggio a questo grande navigatore ed esploratore polare nella sua terra, lì nei luoghi più impervi dove Amundsen si allenava e preparava per i suoi viaggi ai poli, è stata veramente un'esperienza non solo fisica, territoriale e nel mio piccolo anche esplorativa, ma anche umana. Un'esperienza nell'esperienza sicuramente impegnativa ma anche gratificante sotto il punto di vista culturale, oltre a darmi la possibilità di poter realizzare un video diverso dal solito e che spero non sia l'ultimo. Un tributo e un contenuto doveroso alle grandi storie e ai grandi personaggi di cui si raccontano qui in questo canale le loro epiche imprese. Fins, un avamposto sperduto nel nulla, la fermata ferroviaria più alta del nord Europa. Oggi i moderni mezzi di trasporto e lo sviluppo hanno reso questi posti più accessibili, ma un secolo fa Hardangervidda era ancora un'immensa landa desolata di ghiaccio, venti siderali, decine di metri di neve di accumulo, temperature nei periodi più freddi che raggiungono anche i meno 30, meno 40 gradi. Questi grandi spazi aperti mi accolgono sorridendo a modo loro, mostrando la loro nordica veemenza, lì dove il vento soffia incessante e ti graffia il viso con le sue gelide carezze. Beh, non posso portare il canale in Himalaya e nemmeno ai due poli, almeno per il momento, ma posso portare il canale nella stazione ferroviaria più alta del nord Europa. Qui siamo a Fins, nel cuore di Hardangervidda, il parco nazionale e altopiano più alto del nord Europa. Voi direte, cosa c'entra questo con vette di ghiaccio? Beh, questo è il punto dove venivano ad allenarsi i grandi esploratori polari del passato, tra cui appunto Amundsen, perché in pieno inverno questo altopiano ricrea quasi perfettamente le condizioni dei poli. Muovo i primi passi sull'altopiano addomesticato dai tempi moderni, ma che conserva in ogni caso le selvagge incertezze del luogo. Penso ad Amundsen, quando rischiò di morire proprio in questo angolo remoto del mondo, mentre si allenava con suo fratello, o a quando partì dalla Baia delle Balene e approdò sui ghiacci dell'Antartide, il luogo più inospitale del mondo. Chilometri e chilometri sfidando l'ignoto assoluto, con le loro slitte cariche di viveri, speranze di incertezze, rischi e pericoli, contando solo su calcoli approssimativi e vaghe informazioni. A Tromsø, città nel nord della Norvegia, è stato istituito il Polar Museum, un museo che è molto di più di un luogo in cui conservare oggetti.
Lì è custodita la storia di un territorio difficile e temuto, ma non per questo meno amato. È il racconto attraverso i reperti, la saga di persone che da queste parti hanno speso la loro vita. È il racconto dell'evoluzione e dell'avventura umana, il santuario delle esplorazioni polari. Non mancano ovviamente reperti dedicati a Roald Amundsen. Una statua dedicata a lui capeggia proprio all'ingresso del museo, così come non manca un pezzo d'Italia con la vicenda del dirigibile Norge che Roald Amundsen comprò dallo Stato italiano. Fu durante il volo da Roma a Ny-Ålesund nelle Svalbard che vennero messe a punto le ultime pianificazioni del viaggio. L'11 maggio 1926 il dirigibile iniziò il suo volo dall'Europa all'Alaska sopra il mar glaciale artico. Il costruttore del dirigibile, Umberto Nobile, fu assunto come pilota. Quando il dirigibile sorvolò il polo, le bandiere italiana, norvegese ed americana furono lanciate nella canotta polare. Il 14 maggio il Norge atterrò a Teller in Alaska. Nel 1928 Nobile guidò la spedizione italiana al Polo Nord a bordo del dirigibile Italia, il quale si schiantò durante il viaggio di ritorno. Una spedizione di salvataggio venne subito organizzata. Il 18 giugno 1928 l'idrovolante Latam lasciò Tromsø con a bordo Roald Amundsen alla ricerca di Nobile, ma il contatto radio con il Latam fu perso quasi subito e da quel momento in poi di Amundsen e del suo equipaggio non si seppe più nulla. Nobile ed 8 dei suoi uomini furono comunque salvati. La memoria di Amundsen fu onorata in tutto il mondo. Chi si avventura nell'Artico in inverno prenda nota: le slitte scorrono meglio se trattate con acqua, gli abiti lunghi e larghi sono i più caldi e i cani della Groenlandia sono migliori di quelli dell'Alaska, perché in caso di necessità non esitano a mangiare i loro compagni caduti. Questi furono i consigli a cui il famoso esploratore Roald Amundsen si affidò durante le sue pionieristiche spedizioni polari un secolo fa, i trucchi che ha imparato dagli Inuit. Gli Inuit sono un popolo indigeno che abita le regioni artiche e subartiche di Canada, Groenlandia, Alaska e Siberia, chiamati storicamente eschimesi, termine talvolta considerato spregiativo. Si definiscono Inuit, che in lingua Inuktitut significa persone o uomini. Sono tradizionalmente cacciatori, pescatori, abili, adattati a climi estremi. La nuova ala del museo Fram di Oslo è dedicata all'attraversamento del passaggio a nord-ovest, la rotta marittima attraverso l'Oceano Artico e il Nunavut. Lo scioglimento dei ghiacciai marini potrebbe aver reso meno difficile oggi il viaggio lungo questa rotta, tuttavia attraversare il passaggio a nord-ovest è stato a lungo il premio più ambito dell'esplorazione nautica. Un'impresa tentata ripetutamente dai grandi navigatori europei per oltre 400 anni, fino a quando non fu finalmente compiuta da Amundsen nel 1906. Il periodo che Amundsen trascorse con gli Inuit di Nextlic durante quella che doveva essere una sosta invernale si trasformò in un soggiorno di quasi 2 anni. Il periodo trascorso da Amundsen in quel luogo fu fondamentale per la storia della prima traversata del passaggio a nord-ovest. La nuova mostra di Oslo vuole dimostrare quanto fosse importante il legame tra gli esploratori norvegesi e gli Inuit. Molti degli esploratori inglesi trattavano le popolazioni indigene che incontravano come cani. E qui veniamo inevitabilmente al Polo Sud. Quale fu la chiave del successo che permise ad Amundsen e al resto dell'equipaggio di arrivare per primi in quella che si trasformò a tutti gli effetti in una sfida con gli inglesi e di riuscire a ritornare vivi? Studio e umiltà. Amundsen fu tanto intelligente quanto umile nell'osservare e nell'adeguare il background della spedizione, prendendo spunto da quelle popolazioni che erano abituate a vivere e muoversi in quelle condizioni. Certo, anche Amundsen era fedele al motto Alt for Norge, tutto per la Norvegia, ma capì presto che doveva essere un po' meno norvegese, accantonare solo in parte l'orgoglio nazionalistico e adattare e quindi perfezionare. I cani furono la grande intuizione di Roald Amundsen, intuizione che non ebbero gli inglesi, forse troppo chiusi nel loro isolano orgoglio patriotta, dove riecheggiava andremo come vanno gli inglesi. Sia chiaro, e questa è storia, anche se con settimane di ritardo,
anche i britannici raggiunsero il Polo Sud, lì dove trovavano quella ormai celebre e iconica tenda e la bandiera norvegese e la lettera lasciata appunto da Amundsen. Ma la storia, la gara del Polo Sud da parte sia norvegese che inglese merita un video a parte che verrà realizzato presto. E già che ci siamo, concedetemi una volta di fare spam. Se vi interessa vedere i 2 video che ho realizzato nel mio piccolo viaggio in Norvegia, vi lascio i link in descrizione. In questo breve ma intenso viaggio ho provato a immedesimarmi spesso in quelle vicende avvenute oltre un secolo fa. Da allora molto è cambiato e molto si è evoluto: materiali, informazioni, sistemi di ricerca, organizzatori. Sicuramente oggi molto è diventato alla portata di molti, ma ieri non era così. I norvegesi trovano in Amundsen un'icona da sbandierare e in cui identificarsi, un volto da fissare sui propri sci con orgoglio. Il ricordo di ieri da mantenere e preservare. In quei luoghi ho rivisto in Amundsen la forza, quella forza dell'essere umano che sta andando via via inesorabilmente sparendo, la capacità di mettere tutto in gioco, sfidando l'ignoto, l'ebbrezza della grande autentica avventura e il coraggio di affrontarle. Così come le grandi storie alpinistiche, anche quelle esplorative polari racchiudono oggi ciò che ormai è praticamente impossibile trovare: il calore di quella fiamma accesa dall'ignoto e dall'oscuro dell'inesplorato, quella spinta umana così sorprendente che ha disegnato il futuro, quel presente in cui viviamo oggi. A uomini come Amundsen dobbiamo dire grazie per aver dato tutto in nome del progresso, quel progresso che oggi ci rende più evoluti, ma in fondo anche più deboli.